Ciao amici e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parleremo di moto particolari e nello special modo parleremo di questa moto che ha tanto di particolare. Che cosa? Ma ve lo dirò solo dopo la sigla. Ma prima di iniziare questo video vi invito ad iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sul pulsante iscriviti che trovate qua sotto. Condividete questo video con tutti i vostri amici e credetemi, questo video deve essere condiviso. Mettete anche un like sulla fiducia che è il pollicione verso l'alto. E adesso non vi voglio far aspettare ancora, quindi sigla! Allora ragazzi, come vi dicevo, oggi parleremo di moto particolari e con l'occasione vi presento Stefano. Stefano che è il proprietario di questa moto e ha una particolarità, non soltanto la moto ma anche lui. Stefano, ci vuoi parlare tu di queste particolarità? Io non anticipo nulla, dimmi. Allora, ciao ragazzi, niente, allora come vedete io sono disabile, mi manca un braccio, ho una protesi e comunque guido uno di questi, diciamo così, mostri molto pesanti. Niente, questa moto è stata modificata e ricollaudata per l'uso del disabile, in poca sostanza. Ha varie modifiche che mi servono per guidare a me, oltre che poi è stata leggermente customizzata, che poi vedrete, insomma. Detto questo, niente, la moto, se volete adesso ve la presento e voglio dire che comunque chiunque il disabile voglia la può fare, poi chiaramente dipende dalla disabilità che una persona ha, però l'importante è crederci e la persona disabile deve avere la convinzione di poterlo fare, perché si può fare. Quindi Stefano, fammi capire, un ragazzo, una persona disabile, se si mette in testa di fare qualcosa, può fare tutto? Assolutamente sì, lo può fare, l'importante è crederci, ci sono le ditte, i mezzi per poterlo fare, fatelo, perché poi se non lo fate vi pentite, perché magari poi dite, ma se l'avessi fatto, ci sono i mezzi ragazzi, fatelo. Ma dimmi una cosa, quali sono state le difficoltà che hai incontrato all'inizio, quando tutto è partito, questo tuo sogno, questo tuo progetto? All'inizio, niente, io ho comprato la moto che era una moto normale, tra virgolette. Chiaramente io ho dovuto sostenere un esame per fare la patente da disabile, quindi la A speciale. Una volta che si ha questa patente A speciale e che la commissione medica ti dà il suo, diciamo, relazione, si va in questa ditta che poi dopo vi dirò, e loro con la relazione ci sono dei codici in base alla vostra disabilità, loro vi possono modificare la moto. Chiaramente non tutti i marchi danno il benestare, perché allora Honda per esempio ha dato il benestare per la modifica della frizione come ho io. Può essere che un altro marchio non lo dia. Per esempio io volevo comprarmi Harley assolutamente non ha dato il benestare e quindi ho preso la mia bimba qui dietro e sono felice, contento e niente, ragazzi, fatelo. Allora, andiamo a vedere dal vivo quali sono queste modifiche, così ci fai vedere cosa hai modificato nella moto. Bene, allora ragazzi, come vi dicevo, se guardate qua sul manubrio, nel mio caso non ho l'arto sinistro, quindi tutti i comandi che sarebbero a sinistra sono riportati qui a destra perché io non ho l'arto sinistro. Quindi questo è il clacson, cambio luci, frecce, frizione e abbagliante e inabbaglianti. Se mi seguite nella parte sinistra potete vedere che qui c'è diciamo un tubo e un cavo, che questo è la parte meccanica che tira letteralmente la leva. Poi nella valigia dietro ho le due centraline e la parte elettronica appunto che gestisce, diciamo, la partenza e la cambiata. In realtà la cambiata la faccio comunque manualmente, però la centralina quella gestisce, diciamo, il tiraggio della frizione. Ok? Questo è il motore, che in sé è la parte meccanica che
tira, diciamo, il cavo. Questa centralina e questa centralina, qua sono due centraline, sono quelle che gestiscono appunto il tiraggio della frizione e quant'altro. Tutta questa cosa qui è un servo frizione, quindi chi ha problemi come me si può fare senza problemi. L'importante, ripeto, è crederci. Inoltre io su questa moto qui, siccome che è abbastanza pesante, ho fatto montare diciamo, io lo chiamo il cavalletto elettrico. Sono degli stabilizzatori che, come potete vedere, qui ce n'è uno a destra e uno a sinistra. Quello comando sul manubrio, ho un comando che decido io quando farlo scendere e salire, diciamo. Niente, è molto comodo, perché con queste moto qua, ve lo dico io che sfido io chiunque, anche normale, non gli sia caduta da fermo. Anche il nostro amico qua che mi riprende, lì è caduta anche lui, ve lo dico io. Eh sì, effettivamente devo dire che anche a me è capitato, ero fermo e stupidamente mi sono distratto un attimo, il peso della moto ha vinto Sì. ed è andata giù. Un'altra particolarità di questa moto, che sì, è una moto, è come un disabile che continua ad amare la passione per la moto, lui continua a customizzare la moto come se nulla fosse. Infatti all'inizio lui parlava di customizzazione. Quindi Stefano, vogliamo parlare di customizzazione? Sì, allora ragazzi, qui oltre le modifiche che vi ho elencato prima, è stata tutta customizzata, nel senso che questa moto era bianca, io l'ho fatta aerografare tutta, poi monta un impianto stereo, diciamo, da 4000 watt, quindi si sente un po' la musichetta, e ci sono circa 40.000 LED dispersi nei vari accessori sotto, davanti, dietro, sotto, dappertutto. E questo è la super, diciamo così, customizzazione, che non è finita ancora, fra l'altro. Ma noi lo sappiamo, io lo so, lo sanno tutti, ma diciamolo per chi ci segue. Perché si customizza la moto? Qual è la motivazione? Ma gusto mio, passione, gusto mio personale, poi ripeto, può piacere, non piacere, accetto anche le critiche, quelle le ho accettate, però alla fine questo è il mio mezzo, deve piacere soprattutto a me o a chi ce l'ha, insomma, no? Lo si fa solo per un gusto per la passione, perché piace, perché a me piace farlo, e la maggior parte dei lavori li eseguo io, la maggior parte. E non finisce qui. Voi pensavate che Stefano abbia solo customizzato la moto con l'aerografo, che abbia customizzato la moto con i LED, detto abbiamo 40.000 si vede, 40.000 LED. Poi quando arriva buio poi faccio vedere le immagini, anzi li faccio vedere mentre io parlo con lui, così in sovraimpressione, no, meglio comunque li faccio vedere, basta. Siccome Stefano e la sua compagna, sua moglie, sono amanti degli animali, ma potevate credere che lasciassero gli animali, i cagnolini in casa? No, loro hanno trovato il sistema per portarsi i cani in vacanza. Come? Vi faccio vedere. Abbiamo due barboncini, eccoli qua. Maltesi, mi dice la moglie, la moglie mi ha detto che sono maltesi, guardate che musetto che hanno, guardate. Vieni, su, qua. Allora, vediamo se stavano riposando, ma guardate che sono bellissimi. Sono due maltesi, guardate, ciao. No, lui già va bene, mi vuole bene anche lui. E quindi i cani, allora, siccome ci sono sempre quelli che cominciano di parlare, oh poverini, poi i cani sulla moto, sono felici, loro sono felici. Ecco, sfatiamo sto mito qua, dillo pure. Guarda, loro sono felici, la parola magica è dirgli andiamo, loro sono già pronti, qualsiasi momento. Guarda, sono d'accordo con te, io non ti nascondo, anch'io ho un cagnolino, un pincher, si vede in alcuni video passati dove ogni volta lei mi vede salire in moto, lei lì per terra pronta a saltare. Non la porto mai con me perché, sono sincero, io personalmente ho paura, ma devo vincere questa paura, però vedo che quando faccio i giretti nel mio cortile lei sta seduta sul sedile passeggero, seduta, e lei non vede l'ora di farsi il giro, quindi esatto. Io confermo quello che dice Stefano, lo confermo. Chiaro. Stefano,
abbiamo parlato delle tue luci, abbiamo parlato della moto, adesso un messaggio sociale per chi vuole approcciarsi a questo mondo motociclistico e che ha dei problemi di disabilità. Cosa vuoi dire a queste persone? Voglio dire che, ripeto, provateci, se siete disabili, avete i problemi, provateci, perché, ripeto, si può fare. L'importante è essere convinti e dire sì, lo posso fare, perché ricordate ragazzi che tutto si può fare, in base alla vostra disabilità si può fare. L'importante, ripeto, è essere convinti e si può fare. L'ho fatto io, lo potete fare anche voi. Bene ragazzi, a questo punto cosa dirvi? È una Goldwing, pesa più di 450 kg e questa moto ne pesa ancora di più perché è customizzata, ha LED, ha i cagnolini dietro, quindi ha un peso maggiore rispetto alle altre moto. Quindi se Stefano lo ha fatto, potete farlo anche voi. Assolutamente, assolutamente. A questo punto ragazzi, io e Stefano vi salutiamo e nel salutarvi vi invito ad iscrivervi al canale e se questo video vi è piaciuto, che dici Stefano? Mettiamo un like? Assolutamente, lo mettiamo. Sì. Mettiamo un like, qua anche la moglie ci mettiamo un like e condividete questo video anche con i vostri amici, con chi magari ha voglia di avere uno spirito guida. Se volete dei consigli su Stefano, come ha fatto, qual è stata la sua esperienza, contattatemi, io in privato vi darò il contatto di Stefano, così parlate con lui, parlate della sua esperienza e credetemi, io Stefano lo conosco ormai da 4 anni, da quando sono nel Golden Club, e vi posso garantire, non perché Stefano è qua davanti, ma vi posso dire che Stefano è una persona genuina, pura, solare, splendida, una persona che si fa voler bene. Bene ragazzi, a questo punto non vi voglio più tediare, vi cito come al solito Nico Cereghini, il quale diceva sempre casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.